Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Clinimix N12G20 Baxter SpA. Ultimo aggiornamento 20 luglio 2021. Cos'ha Clinimix N12G20? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clinimix N12G20 durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Clinimix N12G20? Clinimix N12G20 ha un farmaco a base del principio attivo poliaminoacidi più glucosio monoidrato, appartenente alla categoria delle soluzioni nutrizionali parenterali e nello specifico soluzioni nutrizionali parenterali. È commercializzato in Italia dall'azienda Baxter SpA. Clinimix N12G20 può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Clinimix N12G20 e N12G20 soluzione per infusione 4 sacche da 1000 ml più 1000 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Baxter SpA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe C. Principio attivo: poliaminoacidi più glucosio monoidrato. Gruppo terapeutico: soluzioni nutrizionali parenterali. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: nutrizione parenterale quando l'alimentazione orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata. Nei pazienti sottoposti a trattamento di nutrizione parenterale prolungata è possibile addizionare, quale fonte sia di calorie che di acidi grassi essenziali, una emulsione lipidica Clinimix. Posologia. Il dosaggio viene scelto in funzione delle necessità metaboliche, del dispendio energetico e dello stato clinico del paziente. Negli adulti, il fabbisogno varia da 0,16 g di azoto kg/die, circa 1 g di aminoacidi kg/die, a 0,35 g di azoto kg/die, circa 2 g di aminoacidi kg/die. Nei bambini, il fabbisogno varia da 0,35 g di azoto kg/die, circa 2 g di aminoacidi kg/die, a 0,45 g di azoto kg/die, circa 3 g di aminoacidi kg/die. Il fabbisogno calorico varia da 25 kcal/kg/die a 40 kcal/kg/die, a seconda dello stato nutrizionale del paziente e del grado di catabolismo. La dose massima giornaliera di ogni componente di Clinimix N12G20, per esempio aminoacidi e glucosio, deve essere scelta in funzione dei fabbisogni nutrizionali individuali totali e della tolleranza del paziente. La velocità massima di infusione è di 2,5 ml/kg/ora o da 150 ml/ora a 175 ml/ora, per un paziente che pesi da 60 kg a 70 kg. La dose massima giornaliera è di 40 ml/kg, per esempio, da 2400 ml a 2800 ml, per un paziente che pesi da 60 kg a 70 kg. Popolazione pediatrica. Non vi sono dati disponibili. Modo di somministrazione: solo per uso singolo. Si raccomanda l'utilizzo immediato del contenuto dopo l'apertura della sacca e di non conservarlo per un'infusione successiva. Somministrare il prodotto solo dopo l'apertura della membrana di separazione ed il miscelamento dei contenuti di entrambi i compartimenti. Aspetto della soluzione dopo la miscelazione: soluzione limpida ed incolore o leggermente gialla. Per le istruzioni sulla preparazione e la manipolazione della soluzione, vedere il paragrafo 6.6. In caso di somministrazione periferica, tenere in considerazione l'osmolarità della specifica soluzione per infusione. Le soluzioni o le miscele aventi una osmolarità superiore a 800 mosm/L devono essere infuse in vena centrale, vedere anche il paragrafo 4.4. Come indicato su base individuale, le vitamine e gli oligoelementi ed altri componenti, inclusi i lipidi, possono essere aggiunti al regime per prevenire carenze e complicazioni dello sviluppo, vedere il paragrafo 6.2. La velocità di infusione deve essere aumentata gradualmente durante la prima ora. La velocità di somministrazione deve essere scelta in accordo al dosaggio, alle caratteristiche della soluzione infusa, al volume totale assunto nelle 24 ore ed alla durata della infusione.
Il tempo di infusione deve essere superiore alle 8 ore. Per ridurre il rischio di ipoglicemia dopo l'interruzione, considerare una graduale diminuzione della velocità di flusso nell'ultima ora di somministrazione. Quando impiegata in bambini di età inferiore a 2 anni, la soluzione, nelle sacche e nei set per la somministrazione, deve essere protetta dall'esposizione alla luce fino al completamento della somministrazione, vedere paragrafi 4, 4, 6, 3 e 6, 6. Controindicazioni: ipersensibilità nota ad uno dei principi attivi o degli eccipienti elencati nel paragrafo 6, 1 o dai componenti del contenitore. Disturbi del metabolismo degli aminoacidi. Iperglicemia grave. Acidosi metabolica, iperlattatemia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze: con le formulazioni di Clinimix sono state segnalate reazioni di ipersensibilità all'infusione incluse ipotensione, ipertensione, cianosi periferica, tachicardia, dispnea, vomito, nausea, orticaria, eruzione cutanea, prurito, eritema, iperidrosi, piressia e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi sulle interazioni. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Clinimix N12G20 durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Clinimix N12G20 durante la gravidanza e l'allattamento? La sicurezza di impiego di Clinimix nella fertilità, in gravidanza e in allattamento non è stata accertata per la mancanza di studi clinici. Il medico prescrittore deve valutare il rapporto rischio/beneficio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Potenziali effetti indesiderati si possono verificare come risultato di un utilizzo non appropriato, per esempio sovradosaggio o eccessiva velocità di infusione, vedere i paragrafi 4, 4 e 4, 9. Reazioni avverse post-marketing, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di somministrazione inappropriata, sovradosaggio o velocità di infusione maggiore rispetto a quella raccomandata, si possono manifestare ipervolemia, disturbi elettrolitici o acidosi che possono portare a conseguenze gravi o fatali. In tali casi interrompere immediatamente l'infusione. Se appropriato dal punto di vista medico, possono essere indicati ulteriori interventi. Con una eccessiva infusione di glucosio possono insorgere iperglicemia, glicosuria e sindrome iperosmolare. Una infusione troppo rapida di amminoacidi può causare nausea, vomito e brividi. In tali casi interrompere immediatamente l'infusione, vedere il paragrafo 4, 4. In casi gravi possono essere necessarie emodialisi, emofiltrazione o emodiafiltrazione. Non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio. Le procedure di emergenza devono includere misure correttive appropriate con particolare attenzione al sistema respiratorio e cardiovascolare. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Soluzioni per nutrizione parenterale /miscele. Codice ATC B05/10. Clinimix, soluzione per infusione, in quanto liquido per nutrizione endovenosa parenterale, fornisce il supporto nutrizionale necessario al mantenimento del complesso equilibrio. Proprietà farmacocinetiche. Gli aminoacidi, gli elettroliti ed il glucosio di Clinimix vengono distribuiti, metabolizzati ed escreti allo stesso modo delle singole soluzioni endovenose di aminoacidi, elettroliti e glucosio infuse separatamente. Dati preclinici di sicurezza. Non sono stati eseguiti studi preclinici con Clinimix. Gli studi preclinici eseguiti utilizzando le soluzioni di aminoacidi e glucosio contenute in Clinimix alle diverse composizioni qualitative e concentrazioni non hanno elenco degli eccipienti. Soluzione di aminoacidi. Acido acetico, per l'aggiustamento del pH. Acqua per preparazioni iniettabili. Soluzione di glucosio. Acido cloridrico. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.